Buongiorno, allora oggi incontriamo sulla loro strada appunto di viaggio i nostri due giornalisti, Cometto e Maggi, che penso siano già in collegamento. Ecco Maria Teresa, ecco Glauco, ciao. Dove siete oggi? Siamo a Sioux City, lo pronunciano così qua, Sioux City sarebbe scritto, in Iowa. E quindi la città degli Indiani, scusate l'osservazione stupida, perché i Sioux erano uno dei gruppi dei Native Americans più importanti, mi pare, no? Certo, sì, abitavano qui nelle grandi pianure, l'Iowa fa parte di tutta questa area una volta selvaggia e adesso tutta agricola. L'Iowa è al 80-90% campi coltivati di grano turco e così via. E certo, loro erano gli abitanti nativi di qua, gli indiani, e infatti abbiamo mandato delle foto del nostro diario di ieri di artisti locali che hanno rappresentato momenti della loro vita. Dopodiché, a un certo punto, attorno al 1850, per caso un commerciante di granaglie, qui siamo sul Missouri anche, dimenticavo, siamo sul Missouri che è un importantissimo fiume navigabile e quindi serviva per il trasporto del grano turco da qua alle città. Andò a male un carico, anzi è affondata una barca, una nave piena di grano e il grano era diventato invendibile, ma questo commerciante ebbe la geniale idea di utilizzare il grano andato a male per dar da mangiare a mucche e maiali e così è nata l'industria dell'allevamento di maiali che sono uno dei simboli dell'Iowa e anche delle vacche, degli altri bovini e quindi tuttora Sioux City è la capitale di importanti industrie come la Tyson, manifattura appunto di carne per tutta l'America. Io credo che sia completamente diverso quando noi pensiamo al paesaggio agricolo in Italia, ci immaginiamo degli appezzamenti, insomma, abbastanza piccoli, molto variegati, diversi, insomma, per culture, da zona a zona, da provincia a provincia. Quindi con prodotti anche, non so, fagiolini, pomodori, che cambiano a seconda che uno attraversi una vallata o passi una collina. Ecco, l'Iowa probabilmente dal punto di vista agricolo è l'immagine di un mondo totalmente diverso dal nostro, credo, perché c'è un'agricoltura che è più simile all'industria, forse, non so se mi sbaglio, che all'agricoltura come l'immaginiamo noi. No, è vero perché le dimensioni, basta guardare le mappe, insomma, l'America, il suo attributo è l'enormità, è l'estensione, è, è il fatto di noi per capirla dobbiamo moltiplicare per n volte le dimensioni a cui siamo abituati in Italia. Siamo reduci non qui in Iowa ma negli stati precedenti, per esempio a Milan abbiamo saputo che era addirittura la seconda area per la esportazione, per il passaggio della produzione di grano turco nel mondo dopo Odessa. Quindi qui viaggiando scopri veramente in ogni angolo, scopri i primati per cui l'America va famosa. Molti sono magari esagerazioni, ma anche quando c'è l'esagerazione è fondata su dati reali e una realtà incontestabile. Per dare un'idea, scusa, per dare un'aggiunta, per dare un'idea delle dimensioni, noi stiamo attraversando l'Iowa sulla strada US 20, la 20, e stiamo attraversando l'Iowa nella parte più a nord, quasi al confine con il Dakota a un certo punto, e il Wisconsin anche, e per attraversarla in questa parte che non è la più larga dell'Iowa, da Galena che era al confine con l'Illinois adesso a Sioux City, ci mettiamo 2 giorni semplicemente, quindi questo ti dà l'idea.
Allora, in questa enorme estensione, come vive la gente? Voglio dire, ci sono case, perché il concetto di casa isolata da noi significa una casa che dista dall'altra 300 metri e già sembra isolata. Cosa ci sono? Case distanti chilometri dal villaggio oppure solo villaggi distanti chilometri tra di loro? Com'è che vive la gente? Ma il concetto di villaggio all'italiana non credo sia trasferibile qui nella realtà americana, nella realtà almeno del Midwest e di quest'area. Diciamo che qui è tutto una popolazione distribuita che noi attraversando la strada, che non è la superstrada, quella diciamo l'autostrada del Sole, è una strada importante in America, come diceva la US 20, ma dovrebbe essere quella che infatti noi scegliamo di farli passare da questa strada, perché dovrebbe essere quella che ci dà il polso di come sono le città, cittadine, villaggi nella nostra ottica, nel nostro modo di immaginare la popolazione. E invece no, è sbagliato perché qui passano dico delle ore, ma senz'altro dei buoni quarti d'ora senza che si veda qualche agglomerato. Si può vedere sparso qualche fattoria, si vedono sparse delle fattorie, si guarda anche, certe volte cerchiamo di farle vedere in macchina con un filmato così spontaneo come sono queste pianure, queste estensioni e c'è il classico a perdita d'occhio. D'altra parte, ha detto già Teresa, la mappa è già sincera di suo. Sì, aggiungo una cosa, quindi la gente vive in posti sparsi, i villaggi a volte c'è il cartello, questo è un villaggio e poi non si vede praticamente niente, non c'è la piazza, il bar nella piazza e cose di questo genere. E poi la gente si ritrova nei centri commerciali, ecco, i centri commerciali che sono quelli che si vedono anche nei film, quindi con i mall, il McDonald's, e le stazioni di servizio per fare benzina, importantissima. Ecco, la vita è un po' così in questo tratto dell'America. Anche per dire, ieri girando per Sioux City, evidentemente non siamo ancora entrati nella vera dimensione delle città americane. Sioux City ha questo rumore, è il treno che ci passa davanti. È un treno merci. È un treno merci, quindi un treno merci, sempre parlando di dimensioni, che abbiamo visto a Galena, ha impiegato 12 minuti per scorrerci davanti. Per dire, 200 vagoni, abbiamo contato circa 200 vagoni del treno merci che passava di lì e anche adesso ne sta passando uno davanti qua. La ferrovia qui è usata più come trasporto di merci che non per il trasporto di persone, anzi qua non c'è la ferrovia per passeggeri. Completo il mio aneddoto di ieri ai Sioux City, usciti dall'albergo, volevamo fare il classico giretto a downtown. La città ha tutto sommato quasi 90.000 abitanti, quindi è una cittadina che per le dimensioni è vera. Parlavo con Novara, è appena più piccola di Novara, quindi uno potrebbe trovare il famoso centro. In realtà, quando anche c'è il cartello di centro storico, noi siamo passati e non sappiamo ancora oggi qual è il centro storico, perché c'era un bar, c'era un museo, anzi 2 musei, però ecco, niente di paragonabile al centro storico all'italiano. Ma di solito non c'è anche una chiesa, non è la chiesa il centro di raccolta, no, non è più così. Sì, non c'è solo una chiesa, ce ne sono tante di chiese, perché in America la concorrenza è regina e quindi ci sono tante chiese di denominazioni diverse, ci sono quelle
poche cattoliche, poi ci sono, che ne so, luterani, episcopali e così via. Alcune sì, sono nel centro, ma non è detto. No, infatti pensando alle 3-4 ore che abbiamo speso per attraversare questa parte del Midwest, queste grandi pianure, alternate alle fattorie, è più facile vedere chiese, Esatto, chiese chiese fuori da in tutto. aperta campagna. Sì. Evidentemente molte congregazioni hanno scelto di sistemarsi, non dico in periferia, ma proprio in aperta campagna, perché il terreno l'avranno pagato niente. E tanto la gente che qui è abituata a spostarsi, diciamo 2 ore, sono il nostro quarto d'ora nello spostarsi per le 2 o 3 loro ore. 2 o 3 ore. sì. Noi siamo... Sono 2 o 3, loro non hanno problema a raggiungere la loro cappella, per così dire, Ah, a 2 o 3 ore da dove abitano. sì. A proposito appunto della diversa concezione del tempo e dello spazio, a Galina, che è una cittadina bellissima che raccomandiamo di visitare a chi vuole esplorare questa parte dell'America, abbiamo trovato diversi turisti che arrivavano da posti lontani 3 ore in giornata e facevano la gita in giornata, quindi al mattino 3 ore per andare lì e al ritorno altre 3 ore, che per noi è impensabile. Che poi l'Iowa, se io non sbaglio, è lo stato che funziona un po' da cartina di tornasole per le elezioni presidenziali americane. Certo. Beh sì, l'Iowa ha questa tradizione di essere molto importante con i suoi caucus. Abbiamo visto ieri i caucus, c'era tutta una sezione del museo locale con le fotografie dei recenti caucus per le elezioni del 2020. I caucus consistono in questa aggregazione dei cittadini che si recano fisicamente in un posto predeterminato, può essere una chiesa, un salone, un centro sociale, e invece di depositare semplicemente la loro preferenza nelle primarie, vanno proprio lì e si spostano fisicamente con la sedia. con la sedia nell'angolo che è quello che significa che tu sei d'accordo con, abbiamo visto ieri Buttigieg, abbiamo visto Young, abbiamo visto Sanders, e questo è vero, cioè, però l'Iowa è gelosissimo di questa sua assurda, se vogliamo, primazia, perché in un'America di 330 milioni, qui parliamo di poche centinaia di migliaia di persone, però tutto, i media, la politica è d'accordo nel conferire a che cosa pensa, a come si articola questa popolazione, a conferire loro un ruolo, se non di guida, certo di termometro molto reale, molto concreto e legittimo dell'umore almeno di questa parte della popolazione, che poi è parte della cultura, è parte proprio della società americana, parte fondante. Sì, e poi bisogna dire anche che il sistema americano non è perfettamente bilanciato, nel senso che proprio per salvaguardare, credo, il ruolo degli stati con una popolazione minore, viene dato in percentuale un peso maggiore nella rappresentanza che serve per eleggere il presidente. Però l'Iowa credo che sia il primo appunto a votare, se non sbaglio, e quindi è quello che dà un po' il senso dell'orientamento della popolazione. Io vedo adesso dove siete voi, sembra più montagna o collina, a dire la verità, che pianura. Sì, qua il paesaggio cambia perché siamo partiti con la pianura piatta come la pianura padana, ma in realtà invece da queste parti i campi sono su estese abbastanza collinari, questo è vero.
Più verde. più verde, più verde. Siamo passati anche attraverso zone boscose, quindi in prevalenza sono campi agricoli ma non piatti, in questa zona E, dell'Iowa almeno, più a nord. una cosa che mi ha colpito molto dei vostri reportage bellissimi, è la disponibilità delle persone a parlare con voi. Ora, voi siete anche una coppia molto simpatica e sapete poi muovervi molto bene appunto perché siete giornalisti. Però ho avuto l'impressione di un'America che aveva voglia così di comunicare, di parlare, molto aperta anche verso chi veniva da fuori. Assolutamente, è proprio la costante che stiamo trovando, cioè appena passi vicino a qualcuno, innanzitutto tutti salutano, tutti sorridono, buongiorno, buona mattina, buonasera, come va, come stai, prima di tutto. Spesso anche ti chiedono delle cose e se tu fai una domanda rispondono con estrema disponibilità e l'abbiamo visto, beh, ieri è stato, ci siamo anche commossi in questo Field of Dreams, il campo dei sogni, reso famoso dal film con Kevin Costner. E lì abbiamo chiacchierato con questa famigliola che celebrava i 70 anni del papà, appassionato di baseball. E subito la prima signora che abbiamo incontrato, che stava bevendosi il suo caffè tranquilla, si è messa a raccontare di lei, cosa farà, la famiglia, la sorella. Ci hanno fatto fare questa cosa simpatica della bambina che correva da una base all'altra del baseball per fare un esempio, cioè è proprio così, una disponibilità, un'apertura. Beh, poi quando sanno che siamo italiani si illuminano, se hanno appena qualche nonno o bisnonno o trisavolo che veniva dall'Italia, magari non sanno da quale paese esattamente veniva, però sanno che in generale viene dall'Italia e quindi lo raccontano oppure raccontano quando hanno visitato l'Italia, di solito Roma, Firenze, e quindi sì, l'umanità è una costante. Sì, ho visto anche quanta Italia c'è in America, per esempio Buffalo Wings, non avrei mai immaginato che è qualcosa che più americano di così non si può immaginare, che fossero di invenzione italiana. Certo, l'America e gli americani, alcune volte si dice che non sanno che la pizza l'hanno inventata gli italiani, penso, ok, perché la pizza qui è più famosa che in Italia, obiettivamente, ma scoprire che le Buffalo Wings le ha fatte questa cuoca Tirissa. di nome Tirissa con le due S, che per me vengono dalla cattiva trascrizione fatta a Ellis Island, per me, ma è una pura congettura. È stata una vera sorpresa, piacevole, ma come anche ieri scoprire che a Sioux City c'era, e l'abbiamo visto nel museo, e qui la Treglia, Ah, la Treglia, sì. Sì, Treglia, sì, beh, in ogni museo dove andiamo scopriamo che ci sono importanti italiani. E sì, ieri a Sioux City abbiamo scoperto questa Mary Treglia, che è stata un'importante attivista di un centro sociale a cui poi è stato dedicato questo centro sociale, per esempio. Abbiamo scoperto beh, il marmista a Cleveland, il marmista di Rockefeller, era un italiano di Como. A Galina l'altro giorno abbiamo scoperto che la cattedrale, a proposito di chiese, la cattedrale più importante di St. Michael l'ha fondata un missionario milanese che era in giro da queste parti nella seconda metà dell'Ottocento. Sì, quindi qui è una terra di immigrati e in questa parte dell'America gli immigrati vengono soprattutto dall'Europa del Nord, quindi dalla Germania in su, Germania, Svezia, Norvegia, irlandesi anche molti, però poi sono arrivati anche gli italiani e dappertutto si sono fatti un ottimo nome, un'ottima reputazione. Ecco, qui non E c'è per esempio, non abbiamo trovato, scusa Fabio, non abbiamo trovato una cosa che mi fai pensare, non abbiamo trovato da nessuna parte cenni alla mafia o alla malavita italiana finora. Qui niente di tutto ciò. Nei musei si parla solo di bravi artigiani, attivisti sociali,
missionari, ma mai ancora finora abbiamo sentito parlare di mafiosi o criminali italiani. Qui non è Nuova York. E non è neppure Chicago, si potrebbe dire. Esatto, esatto. No, Chicago, ma poi avete avuto una impressione di quello che il Covid è stato per queste popolazioni? Perché non lo so, isolarsi in una città è già terribile, è già molto faticoso. Ma cos'è stato il Covid per queste persone che già vivono isolate, che hanno, io adesso non so i protocolli americani quali siano stati, ma certamente ci sono state delle restrizioni. Come l'hanno vissuto e come stanno vivendo adesso questa fase di ripresa, di riapertura? Allora, ieri abbiamo scoperto in questo albergo, per esempio, dalla receptionist, che non ha mai chiuso. Hanno ridotto nei momenti peggiori, nei 3-4 mesi dell'anno scorso di grande crisi in cui anche lo Iowa, come tutti gli altri stati, hanno subito contagi e morti. Anche in quella situazione non ha mai chiuso, ha ridotto di molto il personale, ma è rimasto in attività, è rimasto aperto. Con la piscina, ieri abbiamo fatto un piccolo tuffo rilassante, la piscina era un centro, ci spiegava la signora, di raccolta, perché venivano anche da altre città e stati, perché qui siamo abbastanza vicino ad altri stati, proprio perché c'era la piscina. La vita è continuata direi, soprattutto grazie a come è sparsa la popolazione, è continuata con nulla di paragonabile alle restrizioni delle grandi città, anche americane. Noi abbiamo vissuto a New York fino a 3 settimane fa, tutta la stagione del Covid, ed era, penso, un'esperienza all'italiana. Qui no, usciti e entrati nelle grandi praterie, diciamo, dove ci sono comunque milioni di cittadini americani, ecco, la loro percezione è stata sicuramente diversa. L'avevamo notato anche in Pennsylvania, l'avevamo notato in Illinois. La maschera l'abbiamo abbandonata già da qualche giorno, la maschera come obbligo, come abitudine. Abbiamo scoperto questa formula che chiamiamo del codice d'onore, per cui praticamente nei ristoranti, nei bar, dappertutto dove si può entrare, stare al chiuso e stare vicini, c'è la iscrizione, chi è vaccinato può entrare senza maschera, però non ti chiede nessuno, noi l'abbiamo il certificato dello Stato di New York che attesta che siamo vaccinati, ma non ce l'ha mai chiesto finora nessuno. Ecco, quindi anche nel periodo in cui probabilmente a New York bisognava mangiare all'aperto ed era difficile con le temperature di New York, gli hotel potevano continuare a lavorare perché probabilmente si continuava a mangiare anche al chiuso, cioè le leggi erano diverse tra le grandi città, New York o gli stati, oppure in qualche modo il fatto di avere una popolazione più diffusa e anche negli alberghi evidentemente meno persone che arrivavano creava meno problemi, non so, perché in Italia tanti alberghi hanno dovuto chiudere proprio per motivi di sicurezza. Certo, qui appunto, come dici tu, dipende da stato a stato e anche a volte da città a città o dalla politica del singolo albergo, per cui per esempio ieri ci siamo fermati per strada da un McDonald's sulla US 20 e lì ancora non era permesso mangiare al chiuso, cioè si poteva entrare, prendere il caffè e le cose da mangiare e poi bisognava consumarle fuori. Qua invece questa mattina per la prima volta abbiamo mangiato la colazione nello stesso locale dove viene distribuita, mentre ieri per esempio si prendeva la colazione e bisognava mangiarla in camera o fuori in un altro spazio. Quindi le regole variano moltissimo da posto a posto e di volta in volta bisogna chiedere come funziona.
Questo è molto americano, direi, la deregulation americana. Sentite, Sì. vi lascio partire adesso, ci annunciate un po' le prossime tappe di questo viaggio. Certo, oggi andiamo in Nebraska, partiamo da qua e andiamo verso una cittadina sperduta nel mezzo di niente che si chiama Valentina, nominata così per un signore che è uno fra i fondatori, e quindi era il suo cognome, ma adesso è diventato il Valentine, è il simbolo della cittadina che quindi è considerata un po' la capitale del cuore americano addirittura. E quindi ci fermeremo lì, dovrebbe essere un posto molto carino su un fiume e poi continuiamo verso ovest, continuiamo come previsto verso l'Oregon, lungo il nostro Oregon Trail. E quindi pianure con campi o boschi o che cosa dal punto di vista del paesaggio? Lo dobbiamo scoprire, non ho la più pallida idea. Lo scopriremo insieme a voi allora, grazie anche alle Lo Esatto. foto che scopriremo. ci mandate e ai filmati. Buon viaggio, davvero un abbraccio e alla prossima settimana. Attendiamo Ok, di leggervi. grazie Grazie Fabio. Fabio. Grazie Fabio. Grazie, ciao a tutti.